Le fake news si presentano in maniera strana, in maniera subdola. I Maya, gli Aztechi, gli Anasazi, gli Egizi, i Vichinghi, tutti quanti hanno il loro antico alieno che li ha aiutati. Mentre stranamente non se ne parla per la civiltà etrusca. Gli Etruschi in realtà hanno nella loro storia, proprio nella loro genetica, un mistero che riaffiora più volte nel corso del tempo, dall'antichità fino ad oggi. Quindi forse per questo motivo non hanno avuto bisogno di contatti con civiltà aliene, perché sono sembrati fin dall'antichità loro stessi alieni, per un motivo apparentemente semplice che è alla base del cosiddetto mistero etrusco, ma che colpiva l'attenzione di tutti, il fatto di parlare una lingua impossibile da codificare rispetto alle lingue note nel passato, quelle indoeuropee o quelle semitiche. Quindi a partire dalla lingua l'origine degli Etruschi è apparsa fin da subito anomala, e a questo tema si aggiunge anche il problema del loro aspetto, della loro società, che appariva ad Erodoto al suo tempo particolarmente orientale, tanto da generare l'idea di una loro origine, di una loro diaspora dall'Oriente. In realtà gli Etruschi hanno saputo ibridarsi assimilando altre culture come quella greca e quelle dell'Oriente, compreso l'Egitto, e dare in questo senso un'idea deviata della loro provenienza, in un contesto culturale nel quale era facile pensare che un popolo si potesse spostare in massa da una regione all'altra. Quindi sì, nell'attualità esiste un mistero etrusco ancora, ma non viene collegato a quegli altri misteri con i quali siamo soliti confrontarci, perché semplicemente non ci sono piramidi etrusche o grandi costruzioni che abbiano sbalordito. In realtà una piramide etrusca ci sarebbe a Bomarzo, ma viene poco citata. Quale può essere il futuro del museo come centro per la comunità, sia a livello strettamente culturale, ma anche semplicemente come punto di aggregazione? Il museo deve essere prima di tutto una casa e come tale deve essere percepito da chi lo circonda, quindi abita nelle sue prossimità. In questa direzione ci stiamo impegnando fin dall'avvio del mio mandato nel maggio del 2017, perseguendo attivamente i principi della Convenzione di Faro, la Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società. Sembra un concetto astratto, ma noi lo abbiamo recepito direttamente nella missione dell'istituto e si concretizza con iniziative apparentemente semplici, l'istituzione di un abbonamento che ha creato una comunità di persone che può venire ogni volta che vuole nel museo durante la durata dell'abbonamento, partecipando a iniziative esclusive dedicate solo ai nostri abbonati, oltre a altre opportunità che vengono loro riservate, come l'apertura di spazi unici quale la Sala dello Zodiaco, o anche attraverso altre iniziative come quelle che abbiamo destinato ai negozianti di quartiere. Li abbiamo invitati qui in una visita loro dedicata, gratuita, fatta da me, che li rende, e spero sempre di più li renderà, ambasciatori di questo museo, o con diverse manifestazioni di interesse. Quest'anno siamo alla seconda, che consentono alle associazioni del terzo settore di proporre iniziative coerenti con la missione dell'istituto, avendo in cambio la possibilità di usufruire gratuitamente dei nostri spazi. Questo è rapporto sano con i cittadini e collaborazione con le realtà di volontariato, anch'essa sana, che risponde ai principi per cui queste realtà nascono, e un modo di aggregare, non necessariamente raccontando solo gli Etruschi, ma tutto quello che un museo può rappresentare nella società, che va a volte ben oltre il suo contenuto e il suo contenitore, che nel nostro caso sono straordinari. Un museo deve essere un luogo di riflessione attiva
attiva sulla società contemporanea, sui suoi problemi, le sue aspirazioni, e deve essere in questo senso un motore civico. Questo stiamo facendo e i risultati si vedono e fortunatamente ci vengono riconosciuti. L'ultima cosa che abbiamo fatto in questa direzione è stata semplicemente lanciare un hashtag SiPuoFaro per far sì che il Parlamento si decida finalmente a ratificare la Convenzione di Faro. Villa Giulia come museo 2.0? Diciamo di sì, e proviamo a fare anche di più. Noi dovremmo cercare di puntare, anche se la definizione è un po' incerta, verso un 3.0, un 4.0, il che non vuol dire semplicemente accogliere nuove tecnologie nella narrazione interna ed esterna del museo. Far vivere un luogo passa anche attraverso un utilizzo delle persone che possono rievocare il tempo passato, e quindi rievocazione storica, living history, museum theater sono alcune degli eventi naturalmente occasionali che cerchiamo di ospitare, sperando di rendere sempre più stabili questo tipo di esperienze. Ma un museo 4.0, chiamiamolo così, deve semplicemente essere aperto a tutti i tipi di pubblici. Mirasna significa io sono etrusco ed è l'idea di videogames gratuito. Abbiamo fornito immagini dietro un canone simbolico, abbiamo soprattutto fornito una consulenza scientifica per migliorare l'esperienza del videogames, e in questo modo abbiamo consentito, insieme a tanti altri musei coinvolti da Amoroso, la realizzazione di un qualcosa che non ha precedenti, in primis perché ha coinvolto tante realtà diverse sia del Ministero che civiche, in secondo luogo perché questo è un videogioco che certo sicuramente premia chi indovina alcuni quiz con dei crediti, ma induce anche i giocatori a andare a vedere dal vivo i luoghi della cultura, ottenendone crediti che poi vengono reinvestiti nell'esperienza di gioco. Questo fa sì che si possa crescere nel gestire una città degli Etruschi, si possano attraversare le diverse epoche della storia etrusca, imparando in modo divertente quanto un museo cerca di raccontare a volte in modo più serioso. Ma la chiave è questa: la chiave sta nell'avere da una parte un imprenditore che investe in un progetto che deve avere una sua sostenibilità, e quindi questo lo sottolineo, noi non abbiamo finanziato in alcun modo il videogames, anzi abbiamo ottenuto un canone, e in secondo luogo grazie a questa sostenibilità fa crescere il progetto reinvestendo sul museo, perché ospiteremo un evento finanziato da Amoroso il 2 giugno con rievocazioni storiche e gare legate proprio al videogames Mirasna, che si chiama Io sono etrusco perché è un modo per sentirsi un po' di più etruschi. Perché, e lo dico per chiudere, un museo deve essere un'esperienza.